Una lunga storia nata nel 2003. 20 anni di moto. Quattro generazioni. Oltre 100.000 moto vendute. Oggi vorrei raccontarvi di una moto che è cresciuta con me. Sì, ci sono state tante altre distrazioni, ma lei era una costante, sempre lì. Il mondo sta perdendo un po' di quell'essenza fatta di passione, fatta di luoghi comuni, ducati soldi buttati, si diceva. In fondo però, io ho sempre saputo che noi certe cose le sappiamo fare. Si dice che gli oggetti non hanno un'anima, ma come potrebbero non averne se noi motociclisti le riusciamo a sentire? Gli ingegneri non riescono a fare due modelli uguali, neanche per i piloti. Cosa può non essere aggiunto da misure, quote, bulloni, se non una cosa che ognuna di loro ha? L'anima. Signore e signori, vi presento Charlie, la mia Ducati multistrada V4S. Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi Angie è farvi la recensione di lei, la multistrada V4S, che è la mia moto da più di 2 anni e mezzo, e ho aspettato un po' perché volevo farvela in un contesto diverso dal solito, con i miei tempi, con un cameraman speciale che è mio fratello, quindi volevo che anche lui fosse parte di quello che è un po' la moto che mi accompagna tutti i giorni. La multistrada V4 cambia in ogni area rispetto alla 1260, è giunta alla sua quarta generazione, e se volessi farvi un video, ma a parte che dopo 2 anni e mezzo sapete già tutto sicuramente, quindi vi riassumo le principali differenze, perché appunto ogni area è cambiata, dal telaio che adesso non è più un traliccio, gli è rimasto soltanto per il telaietto posteriore, ha un monoscocca in alluminio e che utilizza il motore come elemento stressato. Il motore chiaramente è il V4 Gran Turismo, che deriva dal V4 stradale. Ovviamente la curva di coppia è stata spostata tutta in basso a quasi 13 kg come la vecchia 1260, questa è 1158. I rapporti sono più corti, se lo può permettere, perché è un 4 cilindri, quindi allunga 500 giri in più, che comunque è molto poco perché arriva a quota 10.500, poco più, a 170 cavalli, e raggiunge 20 cavalli in più rispetto al 1260, e quindi praticamente ne ha di più ovunque. Suona come un bicilindrico perché ha la fasatura che è quella di un bicilindrico, non ha più la distribuzione diesmodromica, non ha più la cinghia, ma ha la catena, quindi gli interventi di manutenzione si sono allungati tantissimo, sono ogni 60.000 km bisogna fare interventi un pochino più gravosi. Il cambio olio addirittura ogni 15.000 km, ha una coppa dell'olio che è enorme, pesca a 4 litri, chiaramente poi se lo usate come me anche in città, io ho preferito cambiare l'olio prima. L'anteriore finalmente abbiamo un 19, dico finalmente perché io ero molto scettico dopo pochi mesi di utilizzo, ci ho messo un bel po' a abituarmi. Dopo pochi mesi di utilizzo non tornerei mai più indietro a un 17, perché le dona molto di più a moto così alte, dona molto più fluidità e rotondità. Non è solo facilità, è proprio la moto che è meno nervosa e più facile da portare. Cambia anche l'impianto frenante, è top di gamma, abbiamo Brembo Stilema su dischi da 330 mm. Sono molto interessanti gli attacchi delle borse laterali, che sono flottanti, e quindi quando andate in autostrada anche in due, anche a pieno carico, la moto è sempre bella stabile. Abbiamo un'aerodinamica che è completamente sviluppata in galleria del vento, quindi funziona veramente benissimo, un'altra storia rispetto anche a suoi competitor. Vi crea una bolla d'aria mentre voi andate e avvertite dopo tanto tempo la stanchezza nettamente meno rispetto ad altre moto. Che dire, sistema full LED, questa non ha il radar, perché io all'inizio, il primo anno, si poteva ancora scegliere se avere con il radar o no, e con il blind spot detection.
Questa non ce l'ha, è l'unica cosa che le manca, non le trovavo così essenziali. Ora oggi siete abituati, se volete un multistrada V4 o cercate un usato oppure ve la dovete prendere con tutti questi gadget. E abbiamo le mappature che ovviamente influiscono su tutto, avete tutto regolabile, anche l'antimpennata. L'unica cosa che le manca, che vorrei vedere su una versione nuova, è l'engine brake control, il sistema del freno motore, che non è regolabile, perché ovviamente il peso cambia tanto, influisce se andate da soli a pieno carico, se siete in discese con borse, passeggero, rispetto a quando andate per esempio da soli. Se pesate 60 kg come me, ovviamente capite che in due cambia tanto la dinamica di guida. Forcellone che purtroppo non è più il monobraccio, lo abbiamo soltanto sulla Pikes Peak, però funziona bene, fa il suo dovere, quindi pazienza. Al posteriore non c'è più il 190, c'è il 170 per darle un po' più di manovrabilità, di maneggevolezza. Come gomme di primo equipaggiamento erano le Scorpion Trail 2, che servono per fare anche un pochino di off leggero, e io l'ho sostituite con delle Dunlop Road Smart 4, che se fate soltanto asfalto vanno anche meglio, perché hanno ovviamente più grip, hanno la stessa maneggevolezza, forse qualcosa in più. Cambiano anche ovviamente l'interasse, cambia l'avancorsa, ma tutte queste cose non vi voglio annoiare, e direi che come presentazione della mia piccola direi che è tutto. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Oggi Angie è in compagnia della sua multistrada V4. Ve la presento, l'avete già vista in molti video. Lei è Charlie e questa sarà una prova un po' diversa dal solito. Chiaramente non ho bisogno di guidarla e di farvi vedere come se fosse la prima volta che la guido, non ha senso farlo. Lei è quasi 20.000 km. Sono 2 anni e mezzo che mi sta portando in giro con enorme soddisfazione. Adesso io non vi voglio parlare del motore, il Gran Turismo V4, sono 2 anni che girano articoli su questo motore, quindi lo conoscerete perfettamente, siete in grado di vedere che gira a 4000 giri a 40 all'ora, lo sapete, è di una fluidità pazzesca, ma con sempre quel crunchy che caratterizza i motori di Borgo Panigale. Conserva intatte le caratteristiche della sua erogazione, e spesso io mi dimentico che qua ho un V4 e penso di avere un bicilindrico. Sì, adesso entrerò un po' meglio a parlarvi di lui, il protagonista indiscusso. Inizierò a parlarvi un po' meglio del motore, perché la moto rispetto alla 1260, questa è la 4ª generazione di multistrada, e io credo di poter parlare un po' a ragion veduta perché le ho avute tutte. E tra l'altro più di una della stessa versione anche. Vi dicevo, rispetto a altri V4 come può essere per esempio il V4 di Noale, questo motore ha la fasatura che è molto, sembra quella di un bicilindrico. Hanno fatto proprio questo per cercare di dare la stessa tipo di coppia e di erogazione che ha bicilindrico. Ed effettivamente io vi dico che salendo, il mio scetticismo era il 19 l'anteriore, ma adesso proprio come diciamo tutti quelli che hanno avuto più esperienza sul 19, anche io sono della stessa conclusione che il 19 è meglio. Per queste moto qua il 19 è meglio, perché non perdete comunque in divertimento, in sportività. Certo è un pochino meno nervosa, ma è anche il suo vantaggio, nel senso che scende più dolce, e quando prende un angolo, quello è, chiude la curva molto meglio, e voi veramente in piega potete fare quello che volete e siete sicuri che lei raggiungerà la corda. Il contro è che in certe situazioni sentite l'anteriore un po' più alto, si sente che comunque tutto già è alta di sé, in più con il 19 sentite l'anteriore un po' più alto e vi manca un pochino quella percezione, ma io credo che sia anche un bene, perché viste le doti esplosive che ha questo motore è anche un bene. Volevo dirvi che lo sto provando sulle mie strade e ho aspettato tanto per fare questo video perché volevo la giornata giusta, volevo il momento giusto, quindi è un video particolare per me, anche se per voi sembrerà un video qualsiasi.
cos'altro dirvi di questo modello? Che il motore è un po' più piccolo, ma la moto è più grande, quindi si hanno doti da viaggiatrice e Ducati ha fatto veramente centro ad avvicinarsi tantissimo, e anche lì parlo perché la conosco un pochino, perché l'ho provata svariate volte. Si avvicina parecchio al BMW, al GS, ed è un dato di fatto, conservando le caratteristiche, ma sono cose già dette, ed è la verità però, che io dopo 20.000 km posso dirvi che è così. Se voi riprovate dopo tanto tempo un GS, scoprirete che comunque sono mondi vicini, ma allo stesso tempo sono mondi sempre un po' distanti, nel senso che lei è sempre un pochino più ruvida rispetto a un GS che è molto plush, molto morbido, molto più molleggiato, molto meno seghettato, ha ancora qualche, soprattutto se lo usate in mappatura sport. Ecco, un'altra cosa che volevo dire: le mappature sono molto ben distanziate fra di loro, ogni parametro, e aggiungo anche questo, ogni parametro nelle varie mappature è facilmente regolabile a moto ferma, anche per quanto riguarda la compressione, quindi la durezza, quanto si comprime la forcella e il mono. Questo intendo per idraulica comunque semiattiva, e il precarico, se voi lo utilizzate in questa modalità, adesso io sto usando un singolo casco, ma se lo utilizzate in auto leveling fa il sag. Quando siete a basse velocità fa il sag, quindi se siete in 1 o in 2 lei si fa il precarico da sola, e in più tiene molto bene. Adesso vi faccio vedere queste curve qua, e se voi volete comunque le potete affrontare abbastanza sportivamente, gamba fuori, insomma andate su anche divertendovi. In mappa touring si ha la piena potenza, e quindi 170 cavalli, quasi 13 kg di coppia, mi sembra 12,7. È spostata un pochino più in alto rispetto al 1260, ma in realtà ne avete, chi dice che è così, guardatevi anche i confronti al banco, ma poi ve lo dico perché ce l'ho. È rapportata anche un po' più corta, se lo può permettere, perché un V4 è più elastico, cioè un 4 cilindri è più elastico rispetto al bicilindrico, allunga 500 giri più rispetto, che comunque è molto poco rispetto a quello che potrebbe fare questo motore, allunga 500 giri in più rispetto al 1260, ma ne ha di più ovunque, soltanto verso i 4-5 mila giri le curve, se voi andate a vedere i confronti, c'erano anche i confronti al banco di motociclismo, le curve si avvicinano, ma poi prende sopravvento il V4 e ne ha di più ovunque, fino ad arrivare praticamente a 20 cavalli in più alla ruota, a 10.000 giri, poco di più, 10.000 giri che onestamente, avendo un 1158 sotto al sedere, non serve veramente raggiungere. Adesso io sto chiacchierando andando piano, ma sono in una bella salita, sto salendo a 3.000 giri, e se voglio, adesso no, sono in mezzo al paese che non vi dirò il nome perché siamo nelle mie zone e voglio tenerle segrete, tra virgolette, solo chi mi conosce sa dove siamo, ma siamo a 3.000 giri. Se adesso apro, motore che è molto silenzioso, cambio elettronico che funziona bene quando ci si dà, come in quasi tutti i cambi elettronici, quando si utilizza un po' di più il motore chiaramente funziona meglio. Questa moto ha la disattivazione posteriore dei cilindri, ma soltanto in folle e sopra una certa temperatura spegne i cilindri posteriori per scaldare un po' meno, ma non serve a niente. Come invece la V4 Rally li disattiva anche in marcia, così come la Diavel. Ecco, io avrei voluto vedere, e credo che non ci sarà, poi magari verrò smentito, ma credo che non ci sarà, avrei voluto vedere una versione nuova quest'anno, con iniziare ad avere un po' di migliorie, un po' di messe a punto, di fine tuning, perché iniziano a esserci. Il cambio lo vorrei un po' migliorato, anche quando si utilizza la frizione vorrei che facesse meno lo sdong, me l'hanno spiegato che cos'è, ma non me lo ricordo. Così come vorrei un quick shift più a punto, che funziona più preciso come quello della Diavel, che è molto più
stabile, nel senso che funziona anche a basse velocità, funziona sempre allo stesso modo. Questo è un po' meno prevedibile, predittivo, è un po' meno predittivo rispetto a quello che è la vostra apertura. Avrei voluto vedere la disattivazione dei cilindri posteriori in marcia anche su una versione nuova quest'anno. E poi io, ragazzi, lo so, questo però è una cosa di progetto che non succederà. Io vorrei vedere una versione più piccola, più leggera, ma non succederà, lo so, perché 120 cavalli con questo motore sarebbero la loro morte, perché sarebbe veramente perfetto. E se mi state chiedendo 170 cavalli non sono troppi, vi dico sì, certo che sono troppi, più che altro è il peso. Io vorrei una versione così, un pochino più piccola e un pochino più leggera, per una persona come me. Adesso vi faccio vedere, io siamo in mappa Touring, chiaramente se tengo premuto questo pulsante si fa il minimum preload, che in realtà corrisponde quasi alla mia mappa urban, che è molto sfrenata. Prima ancora che via software arrivasse l'aggiornamento, se schiaccio il pulsante il precarico del mono va al minimo e io tocco meglio a terra, ma io tocco così, non è tanto il quanto tocco, è quanto che questa moto con un 20 litri di benzina supera tranquillamente i 240 kg. Adesso non abbiamo borse, non abbiamo neanche il bauletto, ma è pesante, quando si è in due pesa molto. Vi parlo di due, quindi vi parlo di protezione dall'aria quando si viaggia, è perfetta, è veramente vero quello che dicono. Poi siete 1,70 come me, queste alette io ho provato a smontarle, servono tantissimo per deviare l'aria e pulire i flussi e crearvi completamente insieme al cupolino una bolla d'aria calma, di quiete intorno a voi. Voi viaggiate a 130 all'ora, che si viaggia un po' più alti rispetto ovviamente alle bicilindriche, si viaggia a 5200 giri, 5300 giri, zero vibrazioni, un filo di gas, vi rendete conto che il motore sta dormendo praticamente. E niente, se voi aprite il gas poi verso i 5000 iniziate a sentire il rumore vero, il sound vero che fa questo Soave V4. Ovviamente adesso noi siamo in una provinciale sporca, rotta, e la moto tra l'altro scalda anche, ovviamente anche se ci sono solo 25 gradi, voi 85 gradi di acqua e iniziate a sentire calore un po' in questa zona. Rispetto al 1260 e alle altre bicilindriche non abbiamo il radiatore nel becco, e quindi ma ce l'abbiamo lateralmente, e quindi scalda meno, e l'aria esce di qua, esce lateralmente dai radiatori dell'acqua che sono qua. Il radiatore dell'olio ce l'ha invece nella parte centrale, lo scambiatore, e quindi là praticamente l'aria calda del radiatore ve la butta fuori e vi va da questa parte. Le prese d'aria sulle nuove sulle nuove rally hanno le alette, vabbè, poi si parla anche del cassettino qua per tenere il telefono. Adesso c'è il Telepass refrigerato, si raggiungono livelli che a me fanno un po' ridere. Come detto, secondo me a livello di progettazione siamo al top. Io vorrei una frenata un po' più incisiva, un cambio perfettibile nell'utilizzo col quick shift, come detto, e questo trascinamento che si sente ogni tanto, questo sdong quando si utilizza. Ecco, avete sentito? Non so se si è sentito, ma questo trascinamento che si sente a basse velocità. Io vorrei queste cose perfettibili, cioè perfezionabili, e vorrei una frenata più incisiva, perché frena veramente poco rispetto alle Brembo Stilema che ha con dischi da 3,30. Ricordiamo che ha dischi da 3,30 questa Multi su dischi flottanti, quindi è ovvio che sono il materiale ferrante, le pastiglie. Adesso io non avevo ancora voglia di spendere 100 e passa euro per cambiarle, cosa che farò perché le vorrei avere più frenate, vorrei avere più frenata. Il freno posteriore rallenta poco e basta. Devo dirvi che sono ottime l'integrazione delle borse laterali che flottano, quindi si muovono loro e non si muove la moto. Quando andate in autostrada va veramente dritta come un fuso, proprio veramente top. La mappatura mi vedete sempre in touring, e anche quando ho fatto qualche video dove c'è un onboard, perché per
per me, per la moto che è, per l'utilizzo in mappa sport è addirittura troppa, molto da centellinare il gas, per quanto ogni regime ne ha sempre, e quindi io preferisco molto spesso andare in mappa touring, anche perché non è che si fa sempre scannando, quindi. E poi comunque una moto così, anche come dimensioni e tutto, su queste strade poi non ne parliamo, non è facile, diciamo, scannarla, anzi. E poi è molto piacevole a utilizzarla anche adesso. Non stavo neanche guardando a quanti giri stavo andando perché sono concentrato a fare il video, stavo andando a 2000 giri, però è anche molto piacevole utilizzarla così. In tema di consumi, cosa dire? Non so, non è che mi interessino tantissimo, nel senso che sì, è ovvio che avere una moto che mi fa i 20-21, ma io ho fatto i conti per i chilometri che uno fa all'anno, se sono 7000, cioè cambia poco, però chiaramente nell'ottica che vi dicevo di ottimizzazione è chiaro che anche se uno la usasse più di me e volesse cambiarla già dopo 3 anni, aprile prossimo avrà 3 anni questa moto, cambiarla per un modello identico non ha senso. Se avesse tutta una serie di tante piccole ma neanche troppo piccole migliorie, ovviamente uno la potrebbe anche prendere in considerazione il cambio. Ricordiamo il telaio monoscocca in alluminio che va ad agire sul motore come elemento stressato, praticamente un po' la tecnologia della MotoGP. Stavo dicendo Formula 1, non so perché. Secondo me come moto è anche, io mi ricordo questa cosa qua dopo che ce l'avevo, secondo me come moto è più precisa del 1260, è anche un po' più rigida secondo me. Adesso non avevano dichiarato questo fattore, ma oltre ad avere il motore che è un po' più leggero, 2 kg mi sembra, 2,4 kg o 1,6 kg, 2,4 kg, non mi ricordo. Ragazzi, io non sono stato a fare una recensione come al solito di datasheet perché li trovate ovunque. Allora, la gestione del gas è perfetta. Io una moto con una gestione del gas così, ne ho provate tantissime e boh, non so se c'è, credo forse di no. Sì, forse l'S1000, forse il BMW, ecco, può avercela, diciamo, simile o anche migliore. Cosa stavo dicendo, ragazzi? Perdo il filo, tantissime cose da dire di lei. Mi piace di più del bicilindrico? Sì, mi piace più del bicilindrico, e il V4 secondo me è il motore più bello del mondo. Mi piace di più 19 del 17? Sì. Cosa cambierei? Ve l'ho detto, la vorrei un po' più leggera, vorrei una versione in realtà nuova. Vorrei un V4 850 con 120 cavalli e 11 kg, questo sarebbe il top. Alla prossima, iscrivetevi al canale, mettete un like se vi piace questo video. Da Ange è tutto, ciao!